Siamo nel 1998. Nadia Roccia è una ragazza di 18 anni di Castelluccio dei Sauri, un paesino in provincia di Foggia, nella Puglia. Ha due migliori amiche, Anna Maria Botticelli, figlia di un carabiniere in pensione, e Maria Filomena Sica, tutte e tre studentesse modello dell'ultimo anno di liceo. Anna Maria e Mariena sono quelle più legate tra loro. La prima è dal carattere forte e domina l'altra, che ha perso il padre quando era molto piccola ed è molto insicura. Anna Maria sostiene che da 5 anni il genitore di Mariena le parli in sogno consigliandole cosa è meglio fare. In questo contesto di controllo psicologico da parte della carismatica Anna Maria, Nadia non riesce a inserirsi bene, a causa del suo spirito indipendente. Un giorno Nadia racconta, forse per farsi apprezzare di più dalle amiche, che ha uno zio in America molto disponibile e altruista. Dopo il diploma, potrebbe aiutare tutte e tre a sistemarsi là. Una proposta fantastica per delle adolescenti di provincia, che infatti iniziano subito a sognare una nuova vita più eccitante. Non faranno altro che parlarne, pianificando progetti su progetti. La storia va avanti per settimane, finché Nadia spegne tutte le fantasie ammettendo che non era vero niente, nessuno zio le sta aspettando in America. Guardando le facce delle amiche, rincarca la dose, prendendole in giro per le illusioni che si erano fatte. Nadia non lo sa, ma si era appena messa in una brutta situazione. Quindi per le amiche, Nadia non è solo troppo indipendente, ma è anche poco obbediente e addirittura si burla di loro. Un giorno versano un topicide in una Coca-Cola e la offrono a Nadia, ma lei rifiuta di bere perché non le piacciono le bibite. Allora le due iniziano a raccontarle delle strane storie, dicono che hanno bisogno di molti soldi perché qualcuno le sta minacciando. Devono pagare se non vogliono finire male. Magari guadagnerebbero qualcosa andando a prostituirsi, perché l'alternativa sarebbe il suicidio. Nadia potrebbe aiutarle in qualche modo. Quest'ultima, sbalordita da simili assurdità, risponde che dovrebbero parlare con i propri genitori. Ma a questo punto Mariena ammette che si sono inventate tutto per farle uno scherzo. Le due ragazze, decise a togliere di mezzo una volta per tutte la loro ex amica, studiano un piano nei dettagli. Prima di tutto Anna Maria racconta in giro che Nadia nutre un'ossessione sessuale nei suoi confronti, continua a toccarla, ad accarezzarla e a strusciarsi su di lei. Insomma, non se ne può più dei suoi comportamenti maliziosi. Chiede poi alla stessa Nadia, all'oscuro di queste voci, di firmare un foglio, dicendole che vorrebbe fare esaminare la sua scrittura a un amico grafologo. E Nadia lo firma. Ora arriviamo al 14 marzo del 1998. Ormai è tutto pronto. Anna Maria invita Nadia a studiare insieme a Mariana nel garage di casa, che ha risistemato come studio. Nadia arriva all'appuntamento alle 17 e alle 18:45 le altre due ragazze si decidono a saltarle addosso, come d'accordo. Mariana, che è più robusta, le stringe una sciarpa intorno alla gola, mentre Anna Maria cerca di tenerla ferma. Nadia, dapprima sorpresa, quando capisce le loro intenzioni, inizia a dibattersi furiosamente. Mariana teme di non riuscire a soffocarla, ma l'altra la incita a stringere più forte. La terribile agonia dura a lungo finché Nadia smette di agitarsi e cade a terra. Ancora affannata, Anna Maria le mette uno specchietto davanti al naso, per accertarsi che non si appanni per il suo respiro. Una volta sicure che Nadia è proprio morta, le infilano al collo il cappio di una corda per simulare un'impiccagione. Poi poggiano sul tavolo una lettera scritta precedentemente a macchina, nello spazio sopra la firma di Nadia. Nella lettera le fanno raccontare che si è suicidata perché amava Anna Maria senza speranza. Nella lettera c'è scritto: «Ti ringrazio per gli stupendi momenti che mi hai fatto vivere, Anna Maria. A questo punto o racconto a tutti della mia omosessualità o mi suicido. Ma credo proprio che mi suiciderò. Addio per sempre, mia cucciolotta». Le assassine escono, chiudono a chiave la porta del garage e dopo un po' vanno dalla famiglia di Roccia. Raccontano che Nadia, dopo essersi sentita poco bene, ha chiesto loro di andarle a comprare un sacchetto di patatine. Al ritorno, però, hanno trovato la porta del garage chiusa e l'amica non rispondeva ai loro appelli. Temevano che le sia successo qualcosa di grave. Accompagnati dalle due ragazze, i familiari di Nadia forzano la porta del garage e quando entrano sobbalzano davanti alla macabra messa in scena.
Ai magistrati la lettera dell'apparente suicida non convince affatto. In primo luogo non è scritta a mano, quindi manca la sicurezza che sia veramente sua. Inoltre, il messaggio si conclude con la raccomandazione che i suoi risparmi vengano ereditati dalle amiche, in modo che possano realizzare il loro sogno di partire per l'America. Innanzitutto, non si capisce come si sia imbiccata la ragazza, dato che il suo corpo era steso a terra e la corda del cappio intorno al collo pure. Sopra di lei non c'era niente in cui si sarebbe potuto appendere. Infine, l'autopsia non lascia dubbi. Nadia Roccia non si è imbiccata, ma è stata strangolata. I sospetti ovviamente ricadono sulle due ragazze che erano insieme a lei. Vengono perquisite anche le loro camerette, dove viene trovato del materiale satanista. I carabinieri piazzano alcune microspie attraverso le quali in seguito sentono le due, rilasciate dopo il primo infruttuoso interrogatorio, che si accordavano per sviare le indagini. Al secondo interrogatorio più stringente le ragazze confessano tutto. Accettano anche di ricostruire l'omicidio davanti ai magistrati e lo fanno senza tradire la minima emozione. Anzi, sembrano quasi orgogliose. Non è comunque chiaro il motivo per la quale abbiano ucciso la povera Nadia, dato che la faccenda del finto zio d'America non sembrava essere così grave. All'inizio si pensa alla pista satanista, perché nelle intercettazioni si sente una di loro parlare proprio del demonio in chiave sessuale. Davanti agli inquirenti, Anna Maria Botticelli sostiene che era stato il defunto padre di Mariena a chiederle in sogno di uccidere Nadia. Con quel sacrificio umano le aveva assicurato lo spirito nell'aldilà. Il loro futuro sarebbe stato più roseo. I magistrati ordinano una perizia psichiatrica, secondo le quali le due ragazze non sono perfettamente in grado di intendere e di volere. Mentre aspettano di essere giudicate, fanno anche in tempo a diplomarsi. Per una delle professoresse, ancora incredula, la bella Anna Maria rimane la figlia che ogni donna vorrebbe avere. Al processo nel febbraio del 1999, entrambe le imputate vengono condannate all'ergastolo. Nadia sarebbe contenta di sapere che le sue assassine hanno ricevuto questa condanna, commenta Patrizia, la sorella maggiore della vittima. In carcere, a causa della durezza della sentenza, Anna Maria non riesce più a dormire. Anche perché le altre detenute la maltrattano, accusandola di essere maldestra nelle faccende domestiche in cella e chiamandola bugiarda per le storie fantasiose che continua a inventarsi. Mariena invece sembra adattarsi alla nuova vita. È tutta colpa di Anna Maria, spiega. Mi ha distrutto. Ma ormai lei appartiene al passato e io non voglio più voltarmi indietro. In carcere vengo accettata. Le altre detenute mi dicono che dopo avermi conosciuto non credono che io abbia potuto fare questo. Io stessa faccio fatica a crederlo. Al processo d'appello, il pubblico ministero Antonino Mirabile sostiene che tra le due assassine esisteva un legame omosessuale, in qualche modo ostacolato dalla terza ragazza, per una sorta di orgoglio paesano. In ogni caso le due giovani non spiegheranno mai di che tipo fosse veramente il loro rapporto, pur non escludendo il movente omosessuale. La difesa chiede di nuovo una perizia psichiatrica, la quale arriva a conclusioni completamente diverse dalla precedente. Anna Maria avrebbe gravi problemi mentali che la dissociano dalla realtà. Secondo il criminologo Francesco Bruno, sarebbe affetta da patologia psichiatrica, depressione e schizofrenia, da personalità multipla. Se non viene curata con farmaci appropriati, la sua situazione si aggraverà. Mariena risulterebbe invece meno instabile. Riconoscendo l'infermità mentale di entrambe, nell'aprile del 2003 il giudice le condanna a 25 anni, ridotti a 21 grazie al patteggiamento. La sorella di Nadia protesta, dicendo: siamo schifati per questo modo di amministrare la giustizia. Anna Maria Botticelli, comunque, fa solo pochi mesi di carcere perché viene liberata in quanto affetta da sclerosi multipla. La sua famiglia la porta lontano, in un paese del Veneto. Mariena Sica, invece, finisce di scontare la pena nel 2013, dopo una decina di anni di carcere.
Attualmente Anna Maria Botticelli e Mariana Sica vivono sotto nuova identità, una in Toscana e l'altra nel